Migliaia di aziende hanno centinaia di contenuti, come ad esempio articoli sul blog, che è la forma più antica se vogliamo, oppure più recentemente video brevi su YouTube, Instagram e TikTok. Peccato che di solito questi contenuti perdono la loro utilità dopo, diciamo, 48 ore, a seconda di come anche gli gira all'algoritmo di queste piattaforme proprietarie. Quindi per un po' di mesi mi è frullato per la testa il desiderio di dare una seconda vita a questi contenuti per renderli nuovamente fruibili, ad esempio tramite un magazzino del creatore. Li carichi su questo servizio e ad esempio tramite la chat, che è un output di questo servizio, ad esempio chiedi se hai già parlato dell'argomento X. A me capita di, avendo fatto anche tanti video, non ricordare se ho parlato dell'argomento X e anziché andare sul piano editoriale, dove comunque ho i titoli o gli spunti, vado direttamente sul mio servizio e chiedo se ho parlato di X, perché magari è proprio una questione di parole. Nel piano editoriale è difficile che hai tutto il copione. Quindi questo è un esempio di dare una seconda vita ai contenuti dal punto di vista di uso interno. Poi c'è anche l'uso esterno, perché appunto se hai una chat come un output di questo magazzino, puoi rendere i tuoi contenuti fruibili ai potenziali clienti, ma pure a una community nel caso fai lo youtuber, tramite appunto una chat. Questo è il sito del servizio che ho creato e sinceramente ne vado piuttosto orgoglioso, come tante altre cose che ho fatto grazie all'intelligenza artificiale. Ma andiamo subito a vedere la ciccia, perché così capisci più vedendo che ascoltando. Allora, questo è il primo input, appunto hai dei documenti, nel caso comunque non hai contenuti di content marketing come si dice, magari vuoi usarlo solo come documentazione interna, allora andrai per solo documenti. Oppure se hai un blog inserisci un feed, che di solito se hai WordPress ce l'hai sempre, se hai un sito un po' più particolare è più difficile recuperarlo, ma oramai possiamo dire che tante aziende hanno un blog. Chiaramente stati calmo la parte corposa, ma anche tante aziende là fuori ce l'hanno come video YouTube. Infatti se io vado nei miei video, qua ne ho 323. C'è da fare una precisazione specifica nel mio caso, che sul canale ho anche gli episodi del podcast, così ho fatto tutto in un unico luogo. Come anticipavo all'inizio, questi video poi possono essere interrogati perché io magari non ricordo se ho mai parlato degli Stati Uniti. Qui recupera vari video che puoi vedere nei riferimenti. Qui praticamente nei riferimenti vedi dove ha preso i pezzi che mette nella risposta. Poi abbiamo anche una parte di accesso a terzi, esempio classico: imbarco di un nuovo dipendente, magari gli vuoi far studiare un po' la storia dell'azienda e anziché dargli accesso a tutto il magazzino dove può cancellare qualcosa, meglio evitare, gli dai un accesso limitato che volendo si può aumentare e lui può fare le domande che vuole tramite questa interfaccia separata e più sicura. Andiamo alla parte automazioni. Qui è semplicemente un lavoro pianificato che recupera nuovi video a seconda anche della frequenza. Qua a giorno è abbastanza eccessivo, ma si può mettere tranquillamente su ogni settimana. Di solito, e tra l'altro questo servizio non si rivolge a grosse aziende, è difficile che un'azienda fa più contenuti ogni giorno, o comunque uno al giorno. Nel mio caso, se ricordo bene, erano o sono 3 a settimana. Qui puoi vedere gli articoli, quindi vedi che fra articoli e video siamo quasi a 400, quindi è una base di conoscenza o uno storico dei contenuti piuttosto corposo. Per quello che all'inizio del video ho detto migliaia di aziende su circa 1 milione, perché comunque purtroppo o per fortuna solo una piccola parte di aziende fanno questo discorso di contenuti finalizzato ovviamente a vari obiettivi. Forse avrai notato che c'è un bottone che ti permette di scaricare tutte le trascrizioni. Tra l'altro mi dà molto fastidio questa cosa delle maiuscole che poi correggerò. E non è messo lì a caso, perché magari tu i tuoi contenuti li vuoi far elaborare in maniera diversa. Magari non vuoi fare questo lavoro a Gemini, oppure questo tipo di modello per trasformare il testo in qualcosa di leggibile dalla macchina, vuoi farlo fare a GPT. Se tu scarichi tutta sta roba, beh, nel mio caso sono 2 mega di video, nel tuo caso sarà un po' meno, perché comunque io faccio video da un po' di anni.
Questa cosa la puoi caricare dove vuoi, su ChatGPT, DeepSeek e così via. Ma ti accorgerai che il risultato in termini di chat non è assolutamente la stessa cosa. Perché quando tu scarichi queste cose e le carichi sulla chat, essenzialmente l'algoritmo spezzetta tutte queste frasi e viene fuori un altro tipo di file che non è più un txt. Andiamo nello specifico, ti faccio vedere qualche numero. Al momento nel database, che contiene sia i video che gli articoli, misura circa 2,3 MB. Da qua hai visto che siamo a 1,8, quindi con gli articoli la cosa aumenta. Ma GPT o comunque i modelli di intelligenza artificiale generativa non guardano il database, ma un database particolare che si chiama vettoriale. E quando avviene questa trasformazione, in questo caso questo è il database che ho scelto, guarda di quanto aumenta la dimensione. Siamo a un fattore maggiore del 200 per. Io ti ricordo che ChatGPT ed altri fornitori di interfacce chat tramite intelligenza artificiale generativa, quello che tu metti nelle chat come legati hanno una memoria non persistente. Capisci che se tutti dovessimo caricare documenti, trascrizioni di video e così via, i costi lato fornitore solo per lo spazio esploderebbero, perché come hai avuto modo di osservare, i database vettoriali sono molto voraci di spazio. Esistono modi per ottimizzare questo spazio? Sì, ma comunque sono molto voraci di spazio, a seconda anche del tipo di dato. Chiaramente un dato non strutturato prende più spazio di un dato strutturato come una tabella, ma qua siamo su un altro discorso, perché il magazzino del creatore prende dati non strutturati come appunto video, articoli, non database con ad esempio l'elenco clienti o le fatture e così via. Quella è tutt'altra parrocchia. Quindi la potenza del magazzino è questa: persistenza nella base di dati o nel magazzino e appunto le automazioni che accrescono la quantità di contenuto nel magazzino. Mentre su GPT comunque il caricamento lo puoi fare di questo dato qua, poi è tutto da vedere come risponde. Il discorso automazione su GPT ad oggi non lo può fare e penso che non lo si potrà fare per ancora tanto tempo, soprattutto nel piano gratuito. Quindi il magazzino ha questi punti di forza, ha dei limiti, sì, ci sono dei bug. Anche in questo video ne ho visto qualcuno che ho prontamente tagliato, però comunque trattandosi di un progetto aperto che tu ti puoi copiare e se hai voglia lo puoi modificare, puoi correggere o ampliare delle funzionalità. Ultima osservazione sulla chat, semplicemente la puoi incorporare sul tuo dominio. Non so se è presente, se visiti alcuni siti, dopo un po' ti compare la notifica fastidiosa in basso a destra del contatta su WhatsApp. Qui non è un contatta su WhatsApp, ma parla con il secondo cervello aziendale, che in questo caso si basa su tutti i contenuti dell'azienda e non solo su quelli del blog, ammesso che l'azienda abbia anche qualcos'altro oltre il blog. E poi questo discorso chiavi che ti consente di avere anche un bot su Telegram, cosa che io ovviamente ho fatto e che ti metto in descrizione. Purtroppo il bot su Telegram non sempre funziona, così come anche questa chat, perché in alcuni casi dipende, come avevo anticipato, dal fornitore, che è Google. Google appunto sì, ti fa accedere all'intelligenza artificiale generativa potente, ma in un piano gratuito non puoi aspettarti di avere la stessa affidabilità di una cosa che paghi. Vabbè, in futuro qui come fornitore metterò anche un fornitore locale come ad esempio Lama, che ti puoi installare sul server e te lo fai girare. Però bada bene che tutto questo servizio è stato testato con Google e aspettarsi le stesse prestazioni di risposta con altri fornitori è un grosso errore ad oggi, ma penso anche per i prossimi 3 anni mi tengo largo, anche se metterò, non so, Grok con la Q come fornitore, fai attenzione, perché ribadisco che questo servizio è stato costruito e testato solo con Google ad oggi, in particolare col modello 2.5 Pro e il 2.0 Flash. Per concludere, ribadisco che questo servizio è a codice sorgente aperto e lo puoi installare sulla tua macchina seguendo le indicazioni che ci sono qui, che sono un po'. Non è proprio banalissimo da installare, l'ho semplificato tramite le impostazioni che però arrivano una volta che tu installi il tutto, ma se comunque tu copi, incolli
questo leggimi sull'intelligenza artificiale e gli chiedi guidami, ti guida e penso che dai 3 ai 10 minuti ce la fai a installartelo sul tuo server. Se invece hai bisogno di qualcuno che lo installa per te, mi contatti sulla pagina contatti di Staticalmo e lo facciamo assieme. Questo è tutto, io ribadisco che sono molto contento di quello che ho sfornato, ribadisco che non è il primo servizio che tiro fuori con l'intelligenza artificiale che include l'intelligenza artificiale. Se hai visto altri miei video sai che non sono uno sviluppatore, quindi non ti aspettare un prodotto perfetto, nel senso i problemi ci sono. Se vedi qui ho fatto 43 aggiornamenti, modifiche e così via, in particolare quest'ultima, e mi aspetto che in futuro ne troverò altre cose da sistemare. Questo è un classico dei prodotti a codice sorgente aperto che in genere hanno più problemi di quelli chiusi che con licenza. Spero che anche tu, come un'altra persona che ho conosciuto, avrà interesse verso questo prodotto, anche se capisco che comunque sono pochi i soggetti che effettivamente hanno bisogno di un servizio del genere, perché appunto la creazione di contenuti è una cosa che fanno più che altro gli YouTuber e certi tipi di aziende, diciamo, più moderne. Poi ovviamente ci sono anche altri casi d'uso, che puoi leggere nel sito. Ti saluto, alla prossima. Ciao.